Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questo cardigan. L'ho realizzato utilizzando TTCAD L3. Sotto nella descrizione di questo video trovate anche il link per il video tutorial sulla confezione completa di questo modello. Analizziamolo assieme. Non presenta riprese, ha un collo rimesso, è chiuso da questa cinturina. Si vede dal disegno del corpetto rispetto alle maniche che sono stati utilizzati due dritti fili diversi. Questo è il suo dritto filo originale, mentre le maniche sono state messe in sbieco. È chiuso qui in alto da un automatico. Il collo ha una caratteristica: oltre ad essere più basso sul centro dietro rispetto al davanti, sulla punta ha una rotondità, non c'è una linea retta, ma è leggermente arrotondato. Il dietro sembra quasi che ci siano due stoffe cucite assieme. In realtà è la caratteristica della stoffa, che presenta metà con questo disegno in piedipulla a quadri e metà con queste linee geometriche. Ma la caratteristica principale di questo modello è che non presenta nessuna cucitura sul fianco, ma il cartamodello è stato messo assieme il davanti e il dietro, e questa è un'ottima soluzione se non si vuole interrompere il disegno. Come in questo caso, io volevo che questo disegno geometrico non fosse interrotto da una cucitura. Non è stata costruita una paramontura, ma utilizzata un'altra soluzione per rifinire il davanti, questo nastro canetè. Si vede anche l'applicazione dell'automatico. Il canetè dà, oltre a sostegno, anche stabilità al tessuto, perché ho utilizzato una maglia. Anche per quanto riguarda il fondo, invece di fare il classico orlo, ho utilizzato il nastro canetè, un po' più alto rispetto al davanti. Vediamo assieme come realizzare questo cartamodello. Sono all'interno di TTCAD L3, ho utilizzato nella lista tipi per la creazione di questo modello un corpetto base, nella lista sottotipi corpetto di tipo C, poi ho cliccato crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, compare questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata, gli dico di sì. Mi trovo all'interno della pagina misure del configuratore presente in TTCAD L3. Qui bisogna inserire le proprie misure. Io per velocizzare inserisco solamente la lunghezza totale del capo, 90 cm, e clicco applica misure vestibilità. Vado anche a cliccare su mostra quote, così vedo i centimetri di cui è composto questo modello. Il sormonto davanti, io ho inserito un valore di 8 cm. Clicco di nuovo applica, così lo vedo applicato. Per quanto riguarda le vestibilità, io non ho utilizzato nessuna vestibilità nelle varie circonferenze. Se voi volete che sia un po' più morbido, vi consiglio da 4 a 6 cm al massimo, anche perché vedrete poi nel proseguimento della creazione del modello che andrò a modificare queste misure. E inoltre c'è sempre questo sormonto sul davanti che si può giocare con la chiusura, se chiuderlo di più o di meno, quindi farlo risultare più o meno morbido. Poi ho utilizzato un tessuto di maglia, quindi molto cedevole. Vado qui alla mia sinistra dove trovo tutte queste iconcine, seleziono modifica incavo. Valore abbassamento incavo, io ho abbassato 3,5 cm. Molto importante è andare a disabilitare questo abbassamento incavo lungo la linea del fianco. Vado a disabilitarlo e clicco applica. In questo modo ho i centimetri, questi della circonferenza, che rimangono uguali perché ho spostato, è come se avessi spostato il punto D perfettamente in verticale. Clicco su modifica girocollo, accorciamento spalla, ho inserito un valore di 2 cm, clicco applica, così vedete che si trasforma. Abbassamento centro davanti, ho inserito 7 cm, clicco sempre applica, eccoli qua, e abbassamento centro dietro 2 cm e applica. La manica, seleziono, vado a selezionare manica giro. Lunghezza manica, bisogna inserire la propria lunghezza della manica e la circonferenza della manica, che è il fondo della manica, e ho inserito un valore di 28 cm e clicco applica. Per quanto riguarda il collo, l'ho realizzato, trascino la barra verso il basso, con le fasce. Seleziono l'iconcina. Qui in alto c'è su collo davanti, è già selezionato e mi va bene.
tipo nessuna fascia, clicco sulla freccetta e seleziono fascia rettangolare. L'altezza del collo io l'ho fatto di 4,5 centimetri e poi ho anche abilitato aggiungi anche la lunghezza della parte dietro, così mi realizza il collo intero davanti e dietro. Meglio, il collo è metà collo, ma mi somma il girocollo del davanti con il girocollo del dietro. Quindi seleziono e clicco applica. Inizialmente il collo si presenta come un rettangolo, poi vedrete che lo vado a trasformare. Trascino la barra verso il basso e seleziono Crea progetto. Ho creato un davanti, la manica, la fascia del collo e il dietro. Il collo voglio posizionarlo già sulla piega della stoffa, come mi viene indicato da questa frase. Cliccando con il mouse 2 volte diventa verde, compare questa linea rossa che mi indica la parte del modello che verrà appoggiato sulla piega della stoffa. E vado a cliccare Modifica progetto. Mi porta all'interno di gestione parti. Qui ho la struttura, sotto la struttura d'albero trovo le parti che ho generato, seleziono il davanti base e clicco modifica forma. Questa è la linea del fianco che è formata dal punto D, E, F e G. Devo fare in modo che questi 4 punti che si trovino uno sopra l'altro perfettamente in verticale. E il punto che comanda è il punto con maggiori centimetri. Nel mio caso è il punto del fianco e il punto del fondo, perciò questi punti li tengo fermi e devo spostare il punto E e il punto D per portarli a questi stessi centimetri. Seleziono la linea DE e con la croce, qui ho il punto D, vado a spostare con il doppio più la lettera D verso destra. Nel mio caso lo devo spostare solamente di 1 centimetro, perché vedo che adesso ha gli stessi identici centimetri. La lettera E la sposto con la croce, sempre con il doppio più verso destra, in modo da portare anche qui la misura dei 24 centimetri. Ora trovo i punti allineati. Vado anche a modificare il tipo di curva, lascio sempre selezionato DE, qui mi viene indicato che è una curva a 2 punti, clicco sulla freccetta e seleziono segmento. Poi vado a cliccare DF, è sempre una curva a 2 punti e seleziono segmento e per ultimo FG, seleziono sempre un segmento. Ora mi trovo la linea DG che è perfettamente una retta ed è perpendicolare al fondo. Clicco conferma, seleziono il dietro e faccio la stessa identica cosa. Clicco modifica forma, i centimetri naturalmente sono sempre gli stessi, quindi clicco su DE, sposto il punto D di 1 centimetro in modo da portarlo a 24 e la lettera E la sposto finché qui mi compare il 24. Anche qui la trasformo in un segmento, seleziono EF, trasformo in un segmento e per ultimo FG. Clicco conferma, tengo ancora selezionato il dietro e vado a cliccare su unioni. Nella finestra grafica il primo modello che trovo è quello del dietro, che è quello che io ho selezionato, e vedo che è selezionata la curva AB. Io invece voglio selezionare DG, che è la linea del fianco. Qui dove c'è scritto da punto vado a cliccare sulla freccetta e seleziono il punto D, A punto, seleziono il punto G. E vedo che la linea del fianco è diventata blu. Per quanto riguarda la seconda parte, che è quella che voglio unire al dietro, è il davanti, però anche qui devo andare a selezionare la linea DG. Da punto, clicco sulla freccetta e seleziono il punto D, a punto, vado a cliccare sempre sulla freccetta e seleziono il punto G. Ora ho selezionato i 2 fianchi che devo mettere assieme per fare in modo di non avere la cucitura lungo la linea del fianco. Prima però bisogna andare a selezionare specchia parte 2 su fra congiungenti punti selezionati. Quindi seleziono e clicco aggiungi questa nuova unione. E il programma mi ha capovolto il davanti, lo ha specchiato e lo ha unito fianco contro fianco e questo è quello che ottengo.
Clicco conferma. Ora nella struttura d'albero ho una parte nuova che è dietro UA, che non è altro unioni parti, ed è questo. Se non trovate questa desinenza dovete andare a selezionare aggiungi tipo parte a nome. Il davanti che trovo qui in alto lo devo andare a disabilitare perché non lo voglio più portare in stampa, perché ho già creato la mia parte per portarla in stampa. Quindi vado a togliere la spunta con un clic sul mouse. La stessa identica cosa con il dietro base, lo devo andare a disabilitare perché non mi serve più. La manica va bene così, il davanti fascia invece lo devo modificare, è il mio collo questo. Vado a cliccare modifica forma, seleziono la linea BC e vado a spostare il punto B. Questo BC è la parte della punta del collo, sarebbe questa. Questo B lo vado a spostare verso l'alto di 2 centimetri, utilizzando sempre la croce verso l'alto, clicco 2 volte il doppio più, sono comparsi i 2 centimetri, e la lettera C la sposto verso il basso di 2 centimetri, sempre utilizzando la croce. Poi vado a modificare la linea BC. Qui mi viene indicata che è un segmento, clicco sulla freccetta e seleziono curva 3 punti. Curvatura ha un valore di 0 centimetri. Io clicco sul doppio più finché compaiono 3 centimetri. Ecco qui la curvatura che vi ho fatto vedere prima. Poi seleziono la linea AB, mi viene indicato che è un segmento, la trasformo invece in una curva a 2 punti e il punto A vado a cliccare sulla freccetta e seleziono perpendicolare interna al segmento vicino. Mi viene indicato come peso che ha un valore di 50, io invece voglio che sia più arrotondato, aumento il peso con il doppio più fino a portare questo valore a 120. Avete visto che ha preso un'altra forma. La stessa identica cosa faccio per la linea CD. Vado a selezionare curva a 2 punti, sul punto D, che è questo, clicco sulla freccetta, seleziono perpendicolare interno segmento vicino, il valore del peso che è 50 lo porto a 120 con il doppio più. Ecco qua, clicco conferma, ho il mio collo di partenza e quello modificato. Ora vado in margini di taglio. I margini di taglio vado a modificare il centro dietro, vado a eliminarlo, quindi seleziono la prima linea che diventa blu, poi clicco su seleziona e deseleziona, dovete vedere la spunta all'interno del quadratino e vado a cliccare sulle altre 2 linee che compongono il centro dietro che devono diventare verdi. Qui in alto dove c'è scritto tipo di taglio margine normale, clicco sulla freccetta e seleziono nessun margine e poi clicco applica. Mi ha eliminato i margini. L'orlo, io avendo rifinito sia la manica che il fondo con del canetè, l'ho trasformato a un margine normale di 1,5 cm. Seleziono la prima linea che mi compone il fondo della manica, diventa blu, poi vado di nuovo qui a seleziona e deseleziona e vado a selezionare le altre linee che devono diventare verdi. Fate attenzione, vi conviene sempre ingrandire in modo da selezionarle correttamente. Quando le ho selezionate tutte, tipo di taglio, clicco sulla freccetta, seleziono margine normale, misura sono 4 centimetri, io invece inserisco un valore di 1,5 cm e clicco applica. E ho ridotto il mio margine del fondo. Vado in stampa. Ecco qui, trovo il mio cartamodello appoggiato sulla stoffa. Il centro dietro voglio posizionarlo sulla piega della stoffa. Per fare questo vado in stampa avanzata, seleziono modello su stoffa, clicco modifica tipo selezionato, l'ultima voce dietro UA la seleziono e qui dove c'è scritto su piega, che c'è scritto off, faccio un clic,
compare questo quadratino giallo e SX che mi sta a indicare che me lo appoggia sulla piega di sinistra. Clicco applica impostazione ad anteprima posizionamento, clicco conferma, clicco chiudi. Ecco qua, io vedo il mio cartamodello appoggiato sulla stoffa e la quantità di stoffa. Ho anche la possibilità di verificare una cosa. Il programma me l'ha posizionato in questo modo. All'interno vedo dei numeri. Questi numeri stanno a indicare in che sequenza il programma li ha posizionati. Questo l'ha posizionato per primo, secondo e terzo. Io invece voglio modificarli. Provo, non è detto che sia la soluzione migliore. Clicco su Avvia posizionamento parti. Voglio che questo sia posizionato per numero 1, quindi faccio il doppio clic all'interno e diventa il numero 1 su 3. Questo il numero 2 e questo il numero 3. E clicco ricalcola posizionamento. Qui tengo in memoria che ci voleva 1,74 m di stoffa, ricalcolo, e 1,58 m. Direi che ho risparmiato stoffa, che va meglio in questo modo il posizionamento. Qui a sinistra ho la lista delle stampe disponibili, ho la manica, il collo e la parte del davanti e del dietro. Questi rettangoli sono i fogli in A4, in questo caso necessari per comporre il cartamodello della manica. Se come me volete giocare perché avete un tessuto a quadri nel posizionare la manica in sbieco, bisogna modificare il dritto filo della manica in questo modo. Vado in testi, ho già la manica, qui dove c'è scritto testo da modificare clicco sulla freccetta e seleziono dritto filo. Qui mi viene indicato un angolo di 90 gradi, con il doppio meno clicco fino a portare l'angolo a 45 gradi. Posso spostare un pochino il dritto filo, così, e poi clicco di nuovo stampa. Ecco qui la manica posizionata sullo sbieco del tessuto. In questo modo posso avere un gioco di quadri diverso tra il corpetto e la manica. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!